parliamo di piegamenti in verticale. Possono sembrare difficili, in effetti serve parecchio allenamento, però non impossibili. Serve innanzitutto un buon controllo del corpo. Per migliorare l'equilibrio in verticale, quello è fondamentale, nemmeno a dirlo serve già una buona handstand. E ho fatto un video sul canale che potete trovare cliccando sulla seguente scheda, dove spiego come migliorare la linea della verticale, andandola a lavorare con l'addome al muro, schiena al muro, come andare ad aprire bene le spalle, tutti questi accorgimenti che molte persone trascurano. Neanche a dirlo serve una buona forza in push up, nei piegamenti, in tutte le varianti, in tutte le salse. Quindi se dovete migliorare la forza a corpo libero potete andare sul sito andrealarosa.it, dove troverete i programmi di allenamento sul potenziamento degli esercizi a corpo libero, quindi sulle basi, piegamenti, dips e tutte varianti simili. E due, potete farvi un giro su tutto il canale e vedere tutti i tutorial, andare a vedere sulle playlist e vedere i circuiti che suggerisco e come approcciare determinati esercizi. Se state all'inizio e non sapete proprio come muovervi, potete girare tranquillamente sul canale, dove trovate un botto di video completamente a vostra disposizione. Primissima cosa, piegamenti ve li dovete mangiare, raga. Minimo una trentina di piegamenti dovete arrivare. Quindi lavorate sui piegamenti e lavorate sulla verticale. Una volta che avrete la padronanza di questi due esercizi, potete passare a migliorare sia la parte di forza sia la parte di equilibrio. Oggi ci focalizziamo sulla parte di potenziamento, che poi è la parte fondamentale. Una volta che si ha la forza bisogna solo lavorare un pochino sull'equilibrio. Quindi primissimo esercizio, serve un buon allungamento muscolare ma non in modo esagerato. Quindi vi basterà lavorare sul classico pike stretching, quindi questo così, a gambe distese, schiena piatta, cercate di mantenerla piatta, andate ad allungare il più giù possibile. Mani a terra, larghezza leggermente più larga delle spalle, quindi come andiamo a posizionare le mani. Da qui il peso solo sulle punte, ok? Perché se appoggiate tutti i talloni andate a creare un casino di piccole compensazioni e movimenti errati. Quindi peso sulle punte, gambe tese possibilmente. Da qui scendiamo, andiamo ad eseguire un V push up. Questi devono diventare semplici. Cosa molto importante quando scendete, e questo vale per i pike push up e per gli esercizi che vedremo dopo, la fronte deve andare un pizzico più avanti rispetto alla linea delle mani. Quindi se ho le mani qui, non scendo con la fronte qua sulla stessa linea, scendo poi avanti, quasi a formare un triangolo tra la fronte e le mani. Quindi scendo qua, faccio così, quando risalgo apro le spalle. Questa è una cosa che l'atleta medio non capisce. Aprire le spalle vuol dire che quando si risale non si spinge solo, ma si spinge e si apre la spalla, quindi quasi un movimento a mezzaluna. Cosa importantissima da non fare, ma questo in praticamente quasi tutte le varianti dei push ups: non mandare il gomito verso l'esterno. Questo proprio no, raga, no. Potete partire con semplici serie da 3 o 5 ripetizioni in base alla vostra preparazione. L'importante è che sia corretto il movimento, e pian piano con il passare delle settimane aumentate le ripetizioni. Da 3 passate a 5, poi passate a 6, passate a 8, passate a 10, 12, ok? Una volta che avete una buona forza andiamo ad aumentare un pizzico la difficoltà, andiamo a mettere i piedi su un rialzo. Partite a braccia tese, da qui scendiamo e saliamo. Il movimento è lo stesso dei V-push ups che abbiamo visto poco fa, quindi non c'è null'altro da aggiungere, solo che è un pochino più difficile, e quindi poi una volta che lo andrete ad approcciare bisognerà partire con ripetizioni abbastanza basse, quindi anche qui 3-5 ripetizioni, piano piano si aumentano. Potete allenare questi movimenti un paio di volte a settimana, assicuratevi che il corpo recuperi a dovere, e durante la sessione poi potete
andare a martellare ripetizioni su ripetizioni. Se non riuscite a gestirne molte, potete fare tante serie, quindi 8-10 serie da 3 ripetizioni, 5. E se no, se già siete in grado di gestire almeno 8-10 ripetizioni, vanno bene anche le classiche 3, 4, 5 serie. Il recupero, un paio di minuti va bene. Se siete veramente distrutti con le spalle a pezzi, potete aumentare un pochino, ma in genere rimanete su 1 minuto e mezzo, 2 minuti. Dopo questo si passa ai classici piegamenti, però con una differenza, che i piegamenti verranno eseguiti con l'aiuto di un muro per l'equilibrio. Quindi schiena a muro, addome a muro, bisogna allenare entrambi, per come la vedo io. Slanciamo, ci aiutiamo con il piedino, con il tallone che va a appoggiare sulla parete per l'equilibrio. Su, e da qui andiamo ad eseguire i piegamenti. Stessa cosa si può eseguire con l'addome verso la parete. Fate questo, pucco pucco pucco, e poi da qui eseguite i piegamenti. Una volta che mischiate le due cose, sarete pronti ad approcciare i piegamenti in verticale liberi. Le prime volte potrebbe essere un pochino complesso. Un esercizio che può tornare utile è quello di andare ad eseguire solo delle negative, quindi delle discese lente, in modo controllato. Slanciamo la verticale e da qui andiamo ad eseguire solo una discesa lenta, andando leggermente più avanti con la fronte, stesso principio dei piegamenti che abbiamo visto prima. Scendete, riprendete un attimo fiato e ripetete. Piano 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 piano. Scendete e ripetete. Ok, non andare troppo avanti con la testa, sennò poi le gambe vanno troppo indietro e quindi poi fate patatrack. E niente raga, l'unico piccolo consiglio che mi sento di dirvi è che se avete difficoltà a partire proprio con questi esercizi un pochino pesanti, quindi anche solo pec push ups o i pec push ups con i piedi sul rialzo, potete provare ad eseguire dei classici piegamenti ma con i piedi sul rialzo, come lo state vedendo in questo momento sullo schermo. Una via di mezzo tra i piegamenti classici e i pec push ups che abbiamo visto all'inizio. Il vero segreto dell'allenamento, una volta che avete gli esercizi più importanti, vi serve solo l'allenamento e la pazienza, quindi prendete i vestiti, allacciatevi le scarpe e andate ad allenarvi, e ovviamente sempre rispettando il vostro corpo senza affrettare i tempi e recuperando a dovere tra una sessione e l'altra. Niente, andate su andrearosa.fit per i miei programmi sulle basi del calisthenics, ci vediamo presto. E poi fate così. In the dead of night.